Ho già spiegato 1000 volte questi verbi a Paolino, ma non credo che capisca quello che dico. Ma sì, io capisco le cose. Sembra che venga in classe per scaldare la sedia e che non dia importanza allo studio, alla cultura. Ma sono qui, eh? Ah, ma le cose devono cambiare, eh? Non è possibile che rimaniamo sempre fermi sullo stesso argomento e che i suoi compagni di classe rimangano indietro. Eppure penso che lui possa fare di più. Prof, l'ho capito il congiuntivo. Vuole che le faccia un esempio? Che le faccia un esempio? Ha detto le faccia un esempio? Oddio, sono commosso! Bravo Paolino! Grazie. Bisogna che beviamo per festeggiare. Grazie al nostro Paolino e al professore possiamo scoprire o ripassare insieme il congiuntivo presente dei verbi irregolari in italiano. Al link che trovi qui sopra ho già spiegato il congiuntivo presente dei verbi regolari, ma oggi parliamo dei verbi irregolari. E, come succede spesso, ho preparato anche un PDF gratuito per te, con tutti i contenuti di questa lezione. Puoi riceverlo gratuitamente nella tua casella di posta cliccando sul link che trovi qui sotto. Ora, osserva le frasi prese dal nostro dialogo e osserva i verbi evidenziati. Sono verbi al congiuntivo presente. Ti ricordano qualcosa? Venga, rimangano, possa, faccia. Forse ti ricordano gli stessi verbi, ma alla prima persona del presente indicativo. Io vengo, io rimango, io faccio, io posso. E infatti, per la maggior parte dei verbi irregolari al congiuntivo presente, possiamo prendere lo stesso verbo alla prima persona dell'indicativo presente, come io posso, eliminare la desinenza o e aggiungere le desinenze del congiuntivo, quelle che usiamo per i verbi in ere e in ire, a, iamo, eccetera. Quindi che io possa, che tu possa, che lui o lei possa, che noi possiamo e così via. Come vedi, rimangono certe regole del congiuntivo presente. Le prime 3 persone sono uguali, che io possa, che tu possa, che lui possa. La prima persona plurale, noi, si coniuga come all'indicativo presente. Noi possiamo uscire, penso che noi possiamo uscire. E poi abbiamo le desinenze della seconda e della terza persona plurale. Vediamo degli esempi con il verbo potere, che è tipicamente irregolare al congiuntivo presente. Penso che tu possa spiegare il congiuntivo in modo chiaro. Penso. Dubito che Paolino possa passare l'esame con il massimo dei voti, eh? Non mi meraviglia che non possiate sopportare Paolino. Non mi meraviglia. È giusto che tutti gli altri suoi compagni possano andare avanti con il programma. Che loro possano. Quindi questa è, diciamo, una regola che può aiutarti a coniugare i verbi irregolari al congiuntivo presente. Attenzione perché la seconda persona plurale, voi, spesso si comporta un po' in modo diverso, ecco, ma lo vedremo. Vediamo allora il verbo fare. Prendiamo sempre la prima persona dell'indicativo presente, io faccio, ed eliminiamo la O. Paolino ha detto, vuole che le faccia un esempio? Che io faccia. Ma prova a completare questa frase. Bisogna che Luca più sport. Guarda che pancia. Bisogna che Luca faccia più sport. Io faccia, tu faccia, lui faccia. E questa frase?
Mi aspetto che facciate molte domande durante la lezione. Sembra che i vicini facciano le pulizie tutti i giorni. E il verbo bere? Il professore dice: bisogna che beviamo per festeggiare. Noi beviamo, sappiamo che per la prima persona plurale i verbi sono uguali all'indicativo. Noi beviamo, noi beviamo. Ma come completeresti questa frase? Mi sembra che tu beva un po' troppo, eh? Sì. E questa? Potete andare al mare in macchina, l'importante è che non beviate. Bev più la desinenza del congiuntivo iate. Ed è così anche per altri verbi che sono tipicamente irregolari, e effettivamente lo sono, perché tutti i verbi che sono irregolari all'indicativo presente lo sono anche al congiuntivo presente. Ma c'è questo segreto che potrebbe aiutarti. È così, per esempio, anche con il verbo volere. Da io voglio otteniamo questa coniugazione al congiuntivo presente. Come anticipato prima, ci sono dei casi in cui la seconda persona plurale, voi, si comporta in modo un po' diverso. Anzi, in realtà riprende la sua forma dell'indicativo presente. Prendiamo il verbo andare, un altro verbo tipicamente irregolare. Come lo coniugheresti al congiuntivo? Prova a completare questa frase ricordandoti quello che abbiamo detto poco fa. Bisogna che tu, dal dottore, se ti senti così stanco da 2 settimane. Bisogna che tu vada dal dottore. Da io vado otteniamo vada, che tu vada. E questa frase? Sembra che Paolo vada a casa di Luisa tutti i giorni. Ci nascondono qualcosa? Io vada, tu vada, lui vada. Cari signori, è necessario che tutti nell'altra sala, dove continueremo la conferenza. E qui? Vadiate? No. Andiate. Quindi la seconda persona plurale del verbo andare al congiuntivo presente riprende la sua radice all'indicativo presente. Voi andate, che voi andiate. Ma la desinenza è sempre quella del congiuntivo, è iate. E poi passiamo alla terza persona plurale, dove pensi che vadano tutte quelle persone vestite così. E qui riprendiamo la regola, da io vado a loro vadano. Sono stato abbastanza chiaro finora? È abbastanza semplice? Non lo so, Non ti preoccupare perché poi faremo altri esempi insieme. Si comportano in questo modo anche il verbo venire e il verbo uscire. Come vedi, nella seconda persona plurale riprendono la radice dell'indicativo presente, non della prima persona singolare, ma la loro stessa radice. Venite, veniate. Uscite, usciate. La prima persona plurale, noi, è uguale, identica all'indicativo presente e le altre persone seguono la regola che abbiamo scoperto oggi. Bene, quindi abbiamo visto che questa regola della prima persona dell'indicativo presente funziona per la maggior parte dei verbi irregolari al congiuntivo presente. Però non può essere così facile. No, perché ci sono dei verbi, pochi, che seguono una coniugazione diversa. Sì, è così. È il caso dei verbi dare e stare, che si coniugano comunque in modo simile, no? Ma come vedi,
le desinenze sono sempre quelle del congiuntivo. E poi il verbo sapere, che ha questa coniugazione. Che io sappia, che tu sappia. Non credo che voi sappiate che adesso faremo un esercizio insieme. Non credo che lo sappiate. Facciamo un esercizio insieme. Completa le frasi con il verbo che trovi tra parentesi all'infinito. Dovrai coniugarlo al congiuntivo presente. Per esempio, prima frase. Come coniughiamo il verbo? Hai 10 secondi di tempo per pensarci. È importante che tu finisca il verbale entro lunedì. Che tu finisca. Prendiamo la prima persona dell'indicativo presente, io finisco, e inseriamo la desinenza del congiuntivo, finisca. E questa frase? Non penso che Samu e Leo possano essere presenti alla laurea di Leonardo. E questa? Credo che voi sappiate cosa voglio dirvi. Numero 4. È probabile che il tempo rimanga stabile per tutta la settimana. Anche se qui potremmo usare il futuro semplice, perché è un evento futuro. Credo che il tempo rimarrà stabile per tutta la settimana. Numero 5. Vuoi che stia qui con te oggi? Numero 6. Non sono sicuro che l'autobus si fermi a questa fermata di solito. Fermarsi, si fermi. Ultima frase. Non crediamo che tu faccia bene ad accettare questa proposta di lavoro. Com'è andato questo esercizio? Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare l'uso del congiuntivo presente dei verbi irregolari. Ma non ti preoccupare, perché non solo potrai riguardare questo video tutte le volte che vuoi, ma ho preparato in passato tantissimi video sul congiuntivo e anche quiz sul congiuntivo, e li trovi tutti qui. Ce ne sono alcuni molto vecchi, ma comunque molto utili, e altri più recenti. Quindi qui c'è tutto per imparare a usare il congiuntivo presente. Grazie mille per la tua compagnia e per la tua fiducia. Noi ci vediamo al prossimo video.